Cos'è il Danton Mile? Dove si trova la casa di Isabel Crowley? E quale edificio è stato utilizzato come set per l'ospedale del dottor Clarkson in Downton Abbey? Dopo avervi portato a Highclere Castle, cioè la vera Downton Abbey, oggi voglio farvi conoscere l'altra Downton Abbey, e cioè il delizioso villaggio della campagna inglese in cui sono state ambientate tante scene di questa iconica serie televisiva. Ma le sorprese non finiscono qui. Oggi vi presenterò anche un ospite speciale, un esperto di questa zona, che ci aiuterà a scoprire i segreti di questo stupendo villaggio. Restate con me per sapere di chi si tratta e per una full immersion nel magico mondo di Downton Abbey. Ciao, come potete vedere sto per partire. Oggi vado in Oxfordshire, alla scoperta del villaggio in cui ovunque ti giri ti sembra di essere dentro un episodio di Downton Abbey. Venite con me? Ciao a tutti, io sono Laura, bentornati sul mio canale YouTube dedicato al meraviglioso mondo della campagna inglese. Dopo aver guidato per circa un'ora e mezzo, sono finalmente arrivata a destinazione. Questo è Bumpton, cioè il villaggio immaginario di Downton, che non volendo fa anche rima. Sì, avete capito bene, Downton. Qui infatti è stata ambientata Downton Abbey, una delle serie televisive più famose degli ultimi anni. Una serie che, oltre ad essere amata da milioni di persone, ha contribuito come nessun'altra a rendere famoso in tutto il mondo lo stile di vita della campagna inglese. Bumpton è un delizioso villaggio che si trova in Oxfordshire, più esattamente nella parte occidentale di questa bella contea, e pur non facendo ufficialmente parte dei Cotswold, Bumpton è molto vicina a quest'area così famosa. Quella che viene considerata la porta d'ingresso dei Cotswold per chi viene da Londra, cioè Burford, è infatti a soli 10 km da qui. Come un po' tutti i villaggi di questa zona, Bumpton deve storicamente la sua fortuna al commercio della lana, che nel Medioevo rappresentava il vero e proprio oro di questo paese. E successivamente, a cavallo tra il 1600 e il 1700, anche alla lavorazione della pelle e al commercio dei tessuti. Ed è proprio grazie ai proventi di queste fiorenti attività che sono state costruite le belle case di pietra che ancora oggi possiamo ammirare passeggiando per il villaggio.
Ma oggi Bumpton è soprattutto famoso perché è la meta di tanti fan di Downton Abbey, proprio come me insomma, che vengono qui per vedere i luoghi in cui sono state girate alcune delle scene più famose di questa fortunata serie televisiva. Una serie che ha letteralmente conquistato il mondo e ha vinto tantissimi premi. E il 2025 è sicuramente l'anno giusto per tornare a parlare di Downton Abbey. A settembre, infatti, uscirà il terzo film della serie, che si preannuncia già come un grande successo al botteghino. Ma perché è stato scelto proprio Bumpton per Downton Abbey? Beh, per una combinazione di fattori, in parte estetici, in parte economici e in parte anche pratici. Come probabilmente sapete, Downton Abbey è ambientato in Yorkshire, fittiziamente ovviamente. Lo Yorkshire è una splendida regione nel nord-est dell'Inghilterra. Come spiego nel mio video sulla storia dei cottage inglesi, di cui trovate il link qui sopra, i villaggi dello Yorkshire sono quasi sempre caratterizzati da case in pietra. Quindi, per rendere il tutto verosimile, serviva un villaggio che avesse prima di tutto questa struttura architettonica e che non sembrasse un tipico villaggio dell'Inghilterra del Sud, dove invece prevalgono i cottage di mattoni rossi. Quindi la cosa più logica sarebbe stata andare a filmare direttamente in Yorkshire. Questo però si scontrava con un'altra esigenza, e cioè quella di non essere troppo lontani da Highclere Castle, che è in Hampshire, cioè nel sud dell'Inghilterra, e che era già stato scelto come residenza ufficiale dei conti di Grantham. Se vi interessa sapere di più su Highclere Castle, date un'occhiata al mio video, di cui trovate il link qui sopra. Ecco, Bumpton soddisfa entrambe queste esigenze. Dista infatti meno di un'ora da Highclere Castle e ha un'architettura delle case molto simile a quella dei villaggi dello Yorkshire. Ma non solo, Bumpton ha anche un altro grande vantaggio, e cioè che è diviso in due centri distinti. Uno dove si trovano i caffè, i negozi e in generale le varie attività commerciali, e un altro che è, diciamo, più residenziale. Questa particolare caratteristica, che non è, vi assicuro, molto comune nei villaggi inglesi, ha consentito alla troupe di filmare per lunghi periodi senza creare particolari problemi alle varie attività commerciali del villaggio. Infine, Bumpton è stato scelto anche per una ragione più pratica, diciamo di tipo logistico, e cioè la presenza di un grande parcheggio nel recreational ground, cioè nel parco giochi del villaggio. Un parcheggio che era perfetto per ospitare i mezzi pesanti della troupe televisiva, ma anche i bus degli attori e delle comparse, e in generale per assorbire il trambusto che è inevitabilmente associato ad una produzione di quel livello. Allora, per scoprire Bumpton e i suoi legami con Downton Abbey, oggi seguiremo il cosiddetto Downton Mile. Questo percorso circolare è lungo più o meno 1 miglio, ossia poco più di 1,5 chilometri, e passa davanti ai luoghi in cui sono state girate alcune delle scene più famose della serie TV e dei film.
Il percorso è stato originariamente creato per raccogliere i fondi necessari a salvare la biblioteca di Bampton, che in Downton Abbey è il piccolo ospedale di Downton. Pensate che per raggiungere questo obiettivo, nel 2015 è stata addirittura lanciata una campagna di raccolta fondi, che è stata sostenuta tra gli altri anche da Hugh Bonville, cioè l'attore che interpreta Lord Grantham. L'obiettivo di questa campagna era raccogliere 250.000 sterline, cioè circa 300.000 euro, e ai fan di Downton Abbey che venivano a visitare Bampton veniva chiesto di donare una sterlina. Alla fine sono state raccolte 400.000 sterline, cioè oltre $500.000 di euro. E questi soldi sono stati utilizzati per ristrutturare e mettere in sicurezza questo bell'edificio medievale. Ed è proprio dalla biblioteca, o meglio, dall'ospedale di campagna di Downton, che voglio partire per la mia esplorazione dell'altra Downton Abbey. Ecco, l'edificio che vedete alle mie spalle è proprio quello di cui vi parlavo prima, e cioè il Downton Cottage Hospital, il luogo, per intenderci, dove il dottor Clarkson, Isabel Crawley e Lady Sybil curavano i soldati feriti durante la Prima Guerra Mondiale. Come probabilmente vi ricorderete se avete visto Downton Abbey, questo ospedale finisce anche al centro di un intenso scontro di potere tra la vecchia contessa di Grantham, cioè la mitica Lady Violet, e la nuova contessa, cioè Cora Crawley. Come vi dicevo prima, questo edificio è oggi la sede della biblioteca del villaggio e dal 2022 anche dell'archivio di Bampton, cioè il luogo dove sono custoditi documenti e fotografie che raccontano non solo la storia del villaggio, ma anche le riprese di Downton Abbey. In origine però questo edificio era la Old Grammar School di Bampton, cioè la vecchia scuola del villaggio. L'edificio risale al 1600 e fu fatto costruire da un certo Robert Vasey, un ricco commerciante della lana che poi l'ha donato alla comunità di Bampton. Come accennavo prima, l'edificio è stato oggetto di un grande lavoro di restauro che è durato diversi anni ed è terminato a maggio del 2022. Grazie ai fondi raccolti attraverso la sottoscrizione pubblica, nel 2017 è stato rifatto il tetto ed è stato reso nuovamente agibile il piano superiore dell'edificio. È stata installata anche una nuova scala interna di legno. Oltre alla biblioteca, al piano terra c'è anche un negozio molto carino che vende oggetti di artigianato locale, libri, opere d'arte e ovviamente tanti souvenir di Downton Abbey. Questo edificio oggi è conosciuto come Bampton Community Hub ed è di fatto un centro polivalente utilizzato dalla comunità del villaggio per mostre, eventi e iniziative di vario tipo. A me però piace immaginarlo ancora come il piccolo ospedale di campagna dove Lady Sybil impara a fare l'infermiera e che fa da sfondo a tanti avvenimenti della mia serie TV preferita.
Fan di Downton Abbey, riconoscete questa bella casa dietro di me? Si chiama Churchgate House. Un tempo era la canonica di Bampton, ma in Downton Abbey è la casa di Isabel Crawley, cioè la mamma di Matthew e l'amica nemica della leggendaria Lady Violet. Questa casa mi piaceva già tanto a vederla in televisione, ma dal vivo, wow, è ancora più bella. Pensate che è un'abitazione privata, beati loro. Nella serie la casa è stata usata solo per girare le scene esterne. Gli interni invece sono stati filmati a Hall Place, una bella residenza di campagna del 1700 che si trova nella contea del Buckinghamshire. L'interno di questa casa però è stato utilizzato per allestire i camerini, dove gli attori si cambiavano di abito e in Downton Abbey si cambiavano continuamente. Si truccavano e in generale si rilassavano tra una ripresa e l'altra. Chissà che emozione per i proprietari pensare che in casa loro ci sono stati attori famosi come la compianta Maggie Smith o Jim Carter che interpretava il mitico Carson. Adesso vi voglio raccontare un aneddoto curioso che mi è stato riferito da un residente del villaggio la prima volta che sono venuta qui a visitare Bampton. Allora, poco dopo la fine dell'ultima serie, il proprietario di questa casa un giorno è uscito e ha trovato davanti una signora che stava curiosando nel suo giardino. Questa signora gli ha chiesto: "Lei vive qui?" E lui ha risposto: "Sì, da diversi anni." E a quel punto lei gli fa: "Allora ha acquistato la casa dalla famiglia Crawley?" Non so se questo aneddoto sia vero, ma è comunque veramente divertente. Insomma, quando si dice che a volte la fantasia si mescola con la realtà. Adesso mi trovo davanti alla chiesa di Santa Maria Vergine, che risale, pensate un po', al XII secolo, cioè al 1100. Questo è probabilmente l'edificio più famoso di Bampton. Nella serie TV, questa è la chiesa di San Michele e di tutti gli angeli ed è l'unico edificio di Bampton che è stato utilizzato anche per girare le scene interne. Qui sono stati filmati matrimoni, battesimi, funerali, insomma molte delle scene più emozionanti della serie TV. Una delle scene più famose è ovviamente il matrimonio tra Lady Mary e Matthew, che avviene durante la terza serie. Ma qui è stato filmato anche il matrimonio tra Carson e Miss Hughes. Un'altra scena indimenticabile poi è quella in cui la povera Lady Edith viene abbandonata all'altare da Anthony Strallan. Poverina, non gliene andava mai bene una, anche se alla fine poi si prende una bella rivincita. E qui infine è anche dove viene celebrato il funerale della sfortunata fidanzata di Matthew, Lavinia. La chiesa ha intorno il classico cimitero di campagna inglese. E nella serie televisiva in questo prato vengono sepolti Matthew, Lavinia, Lady Sybil e anche il povero William, il marito di Daisy, che muore per le ferite riportate durante la Prima Guerra Mondiale. Anche in questo caso ci sono tanti aneddoti di gente che è venuta a Bampton alla ricerca della tomba di Matthew o di William.
Che dire, a volte le persone si fanno un po' prendere la mano dalle loro passioni. Questo cottage alle mie spalle è l'edificio che nella serie televisiva è uno dei 2 pub di Downton, The Grantham Arms. Vi ricordate la scena in cui Lord Grantham offre del denaro a Tom per andarsene e lascia stare Lady Sybil? Ecco, questa scena è stata girata proprio qui, anche se, anche in questo caso, gli interni sono stati girati altrove. È interessante vedere come abbiano trasformato un'abitazione privata in un pub. Per rendere la cosa credibile è stata aggiunta la tipica insegna da pub, che in questo caso riporta lo stemma, ovviamente fittizio, dei conti di Grantham. Magie della produzione televisiva. Quest'area verde è il Village Green di Bampton. Il Village Green, o più semplicemente il Green, è uno spazio verde comune che è tipico di tutti i villaggi inglesi. Nella serie TV, il Green rappresenta il cuore della vita del villaggio di Downton. È un posto dove i protagonisti spesso passeggiano o si fermano a chiacchierare. Nella prima serie, la festa del paese viene organizzata proprio qui. Ed è qui anche dove viene collocato il Downton War Memorial, cioè il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale, di cui viene nominato presidente il mitico Carson. Devo dire però che il Village Green di Bampton è molto più piccolo di quello che immaginavo guardando la serie TV. Questa abitazione privata che vedete qui all'angolo era l'ufficio postale di Downton, un edificio che appare in tanti episodi della serie TV. In Downton Abbey la casa aveva una piccola insegna con su scritto Post Office and Telegraphs, che era proprio sopra quella finestra lì a destra, e un tabellone per gli annunci proprio a fianco. Anche qui sono state girate solo le scene esterne. Una delle più famose è quella in cui Rose mette un annuncio per una nuova cameriera dopo l'improvvisa uscita di scena di O'Brien all'inizio della 4ª serie. Quando sono venuta qui l'ultima volta, ho conosciuto per caso la signora che vive in questa casa, che molto gentilmente mi ha fatto vedere il giardino che ha sul retro. E
E questa signora mi ha raccontato che durante le riprese è andata ad abitare per qualche mese da alcuni parenti, perché ovviamente non era possibile vivere in una casa che era utilizzata come set cinematografico. Sicuramente sarà stata ricompensata bene. E poi vuoi mettere la soddisfazione di vedere la tua casa in una delle serie TV più famose al mondo? Oh, finalmente adesso vi posso svelare l'identità del mio ospite di oggi. Si tratta di una persona molto simpatica che non solo vive a Bampton da tantissimi anni, ma è anche un grande esperto dei Cotswold ed ha un bellissimo canale YouTube che è dedicato proprio a questa splendida area della campagna inglese. Ecco, lui è Robin Shabra e il suo canale YouTube si chiama The Cotswold Explorer. Mi raccomando, seguitelo perché è davvero interessante. Adesso gli farò qualche domanda, ovviamente in inglese, ma qui sotto trovate i sottotitoli in italiano, che ovviamente serviranno più per capire le sue risposte che non le mie domande, perché credo che il mio inglese sia molto chiaro. Hi Robin. It's lovely to see you, Laura. Nice to meet you and thank you for joining me today. Well, it's an absolute pleasure. I hope I didn't butcher your last name. No, it's amazingly good. Most English people get it wrong, but you got it right. Thank you so much. So, do you want to say hello to my Italian followers? It is, for me, of course, a great privilege to have Laura here. It's my hometown, so it's very exciting to welcome her here, and I'm going to be showing her around a little bit. Thank you. So, I would like to ask you a few questions, if you don't mind, of course. Of course. So, first question is, how was the experience of living with a huge TV production in the village? It was very interesting, and generally speaking, pretty exciting, if I'm honest. It started gently because at the beginning nobody knew how big it was going to become. Downton Abbey really became one of the greatest success stories ever on television, and so it became massive, but it wasn't at the beginning. It was a smallish crew and fairly straightforward. The other thing to bear in mind is that they weren't here for very long. Unlike Highclere, where they filmed all the time, great long season of filming, they'd come here for 3, 4, 5 days a year. So it wasn't that intrusive. Not long. And on top of that, we became friends with a lot of them over the years. Wow. And you can imagine it was particularly the crew who had to stay in the village somewhere. We usually got to see them in the pub and so on. So it was, generally speaking, fun. Good, amazing. All right. Did you have a chance to meet and talk to some of the actors? I was particularly lucky, but again, it's an interesting one. At the beginning, quite a lot of people got to speak to some of the actors. Wow. But at that stage, you know, it didn't seem such a big deal because Downton Abbey made a great many of these actors very famous, but when they first arrived, they weren't. I, on the other hand, was lucky because I was involved from the beginning with the conversations with them about the logistics and stuff. And the result is that I got to know Hugh Bonneville, for example, really quite well. We made a couple of promotional films together about the building, the old grammar school building that we'd restored. And then I did a BBC interview with him on radio at one stage. So we did get to know them. And I can tell you, if it's of any interest, that old adage that you should never meet your idols because they'll always disappoint you is not the case with Hugh Bonneville. He is an absolute delight and was always supportive and helpful. Wow, he's a great actor. No, he is a great actor, lovely man. All right, now, can you share with us a fun fact
about the impact of Downton Abbey on the village. Well, it's interesting this because right at the very beginning we tried to assess what it was going to be like. This was a very sleepy place. We hardly knew the church was here ourselves, you know. It was so quiet a place. Yeah. So this was bound to have some effect. We talked to other people who had experienced this kind of thing. I travelled to Sicily to talk to the people in the village on the southern island where Inspector Montalbano was filmed, and I Very spoke popular. to them. It was in hugely England popular. as well. And Yeah, they had the same issue, so I thought it'd be interesting to talk to them. So my wife and I went to Sicily. It was a good excuse to go and visit the wonderful country of yours, and just to find out how they managed things. And on the whole, we've managed it well. It's been mainly a benefit to the village, and the legacy is the thing that matters most, which is the tourism, the people who come to visit, and that, of course, does present some managerial problems. You've got to try and make sure that their day is a happy one, that they have enough facilities and so on. And that's not always easy when the numbers are very big. But we've managed pretty well, I think. good. So, finally, my last question. Why should an Italian consider visiting Bampton beyond its connection to Downton Abbey? Well, it's a good question, and we do like to think our village is wonderful to visit. And I think the thing to bear in mind about Bampton is it's beautifully placed. One of the reasons that you get film companies like the company that came here to film Downton coming here is because it's close to London. It has a lot of other urban conurbations nearby, so it's very convenient to stay near here. And it's at the same time a peaceful, unspoiled, wonderful village. This is a sort of lovely community. Lots of interesting history, but also some very nice businesses, some classic, wonderful butchers, and nice cafes and that kind of stuff. So it's worth coming here just for the beauty of the place. I totally agree. Well, it's nice of you to say so. So, Robin, thank you very much for your time. You're very welcome. And I'm sure my Italian followers will love your channel and will follow you. Well, it's wonderful. It'll be very kind if they do. I mean, I'm an enormous Italian fan. I was lucky enough to spend a few years of my life living in Italy, and it's a country very close to my heart. And it's a pleasure and a privilege to meet you, and thank you for coming. Thank you. Thank you very much. Cheers. Allora, il mio tour di Bampton finisce qui e con questo video si conclude anche la miniserie iniziata col video dedicato a Highclere Castle, cioè la vera Downton Abbey. Spero vi sia piaciuto venire con me alla scoperta di questo delizioso villaggio e soprattutto vedere i luoghi dove sono state girate tante scene famose di questa straordinaria serie televisiva. Downton Abbey non è solo la mia serie TV preferita, ma è quella che ha reso famosa in tutto il mondo la campagna inglese e il suo inconfondibile stile di vita. Non è solo una bellissima storia, con attori straordinari e costumi stupendi, ma è anche uno show che mostra continuamente la bellezza della campagna inglese, le sue antiche tradizioni e offre uno spaccato molto realistico della vita in Inghilterra all'inizio del 1900. Insomma, Downton Abbey rappresenta tutto quello di cui voglio parlare nel mio canale. Se venite a visitare i Cotswold e siete appassionati di Downton Abbey, non perdetevi questo delizioso villaggio, che, come vi dicevo all'inizio, non è lontano da questa bellissima zona. Tra l'altro, con il terzo film in uscita a settembre, una gita a Bampton è davvero il modo ideale per prepararsi a questo appuntamento. Bampton è a circa 2 ore da Londra,
ma purtroppo non è facile da raggiungere con i mezzi pubblici. La stazione ferroviaria più vicina è quella di Swindon, una cittadina in Wiltshire che è a circa 30 km da qui. A Swindon si arriva in poco meno di un'ora con un treno diretto da London Paddington. Poi l'opzione migliore è prendere un taxi, perché purtroppo non ci sono autobus diretti per Bampton. L'alternativa è venire con un tour organizzato, ce ne sono tanti da Londra e spesso nello stesso giorno fanno tappa sia a Highclere Castle sia a Bampton. Come sempre, se il video vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social, mettete un like e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Se poi vi piacciono i Cotswold, non dimenticatevi di iscrivervi al bel canale YouTube di Robin, The Cotswold Explorer. Grazie e ciao!